Ciao amici del bosco, in questo video voglio parlarvi della pacciamatura, ovvero della copertura del suolo, e voglio spiegarvi perché è così importante pacciamare e anche come farlo. La pacciamatura ha tante funzioni diverse, tutte molto importanti. Intanto la materia organica che andiamo a mettere sul suolo del nostro orto va a nutrire il suolo stesso e quindi è importante per la rigenerazione degli elementi nutritivi. Poi la pacciamatura ha una funzione termoregolatrice, che vuol dire che se fa molto caldo provvederà a tenere fresco il suolo, se invece fa molto fresco e molto freddo avrà l'effetto esattamente opposto, cioè terrà caldo il terreno e quindi anche le radici delle nostre piante. Un'altra ragione per cui mettiamo pacciamatura e anche piuttosto spessa è per contenere le erbe spontanee e quindi per evitare che le erbe molto più forti dei nostri ortaggi prendano il sopravvento. Noi con la pacciamatura favoriamo i nostri ortaggi. La materia organica che ricopre il suolo è molto importante per la gestione dell'acqua e per diverse ragioni anche in questo caso. Allora, se piove la pacciamatura impedirà alla pioggia battente di compattare il suolo, allo stesso tempo tratterrà l'umidità che poi verrà restituita agli strati più bassi del suolo fino a raggiungere le falde acquifere lentamente. Questo evita un altro fenomeno che è anche molto grave nei nostri orti, che è quello della fertilità del suolo che si perde quando appunto la terra comincia a scorrere via con i rivoli dell'acqua che non sono riusciti a penetrare nel suolo. Ecco cosa succede al suolo se non è coperto, ha piovuto, questo è anche un terreno argilloso, quindi si sono creati subito degli spacchi e la terra si è compattata immediatamente. Se qui ci fosse stata dell'erba, delle foglie, non sarebbe successo questo. Per la pacciamatura si possono utilizzare tanti materiali diversi che si possono raggruppare in due categorie: quelli completamente naturali che abbiamo spesso a disposizione nello stesso nostro orto e quelli invece artificiali fabbricati dall'uomo. Io vi parlerò della prima categoria. La paglia è uno dei primi materiali che vengono consigliati per la pacciamatura. In effetti è molto comoda, si possono fare delle pacciamature anche belle spesse. Ideale per l'orto sinergico è il vantaggio di non disseminare semi, quindi di non cospargere il nostro orto di erbe spontanee. Nel bosco di Ogygia però io non utilizzo la paglia perché non ne ho a disposizione, non produco paglia qua tra le mie colture e dovrei quindi acquistarla e portarla da fuori. Qui invece cresce tantissima erba ed è quella che utilizzo dopo averla fatta appassire sopra ai miei pancali. Un altro materiale molto utile sono le foglie, e anche queste riesco a trovarle insomma nelle vicinanze, oppure le potature. In periodo di potature si può chiedere ai vicini di casa di depositare nel nostro orto un po' di materia organica che ci sarà utile durante l'anno. Questa è una risorsa del mio orto, sono delle potature che sono rimaste qui alcuni mesi e adesso sono utili come pacciamatura. Un'altra possibile risorsa è la falciatura del prato. Se l'erba è molto fresca metto uno strato sottile in modo che non si formino muffe. Un materiale curioso per pacciamare è la lana. Se avete delle pecore o degli amici che hanno delle pecore da tosare, potete sperimentare questo materiale, che però io l'ho sperimentato e vi consiglio di utilizzare solo se andate a mettere delle piantine già cresciute. Non si può pacciamare con la lana e poi seminare, perché le foglioline non riuscirebbero mai a penetrare appunto la coltre. Spesso non ci pensiamo a tutti i materiali che possiamo utilizzare, ma va bene per esempio anche il cartone, va bene la carta, va bene il legno, purché sia triturato. Tutto ciò che può essere attaccato da batteri, da funghi, che può essere decomposto e quindi tornare sotto forma di nutrimento alla terra, può essere utilizzato per la pacciamatura. La pacciamatura può essere anche viva, cioè fatta con delle erbe appositamente piantate per tenere sempre il terreno coperto. Per esempio il trifoglio si utilizza molto, delle colture che non andranno ad interferire ma magari ad aiutare i nostri ortaggi.
Consiglio anche a voi di prendere in considerazione le vostre risorse, ciò che avete a disposizione, che magari considerate addirittura uno scarto da utilizzare appunto per la pacciamatura del vostro orto. E se non avete tutta la materia che vi serve, chiedete ai vicini, guardatevi intorno, è possibile generalmente avere tutta la pacciamatura che serve senza spendere niente e senza faticare troppo. In questo caso prima è stata effettuata la semina, adesso ci sono le piantine di finocchio piccoline e io vado a mettere la pacciamatura intorno senza coprire la piantina. La stessa erba che io tolgo dall'orto posso, una volta sradicata, riutilizzarla come pacciamatura. La pacciamatura deve variare nel corso dell'anno, per esempio a primavera, per consentire al suolo di riscaldarsi, dovremo alleggerirla. Se poi dovremo fare delle semine, dobbiamo creare dei buchi, degli spazi per inserire il seme e poi permettere alle foglioline di svilupparsi. Ricordatevi che la terra vuole sempre rimanere coperta, quindi pacciamate, fatemi sapere nei commenti voi come pacciamate il vostro orto. Grazie di aver visto questo video, mettete un bel mi piace e condividete.